mio amico si è comprato i capelli su Amazon. Allora, vi ho portato qua per farvi vedere, ragazzi, ascoltate il volo. Allora, per farvi vedere una differenza sostanziale di quello che è la conduzione del terreno rigenerativo, che è quello dove state voi sopra con i piedi, che vedete quindi tantissima erba, varietà d'erba e verde. Questo terreno qua, fino a pochi anni fa, era condotto in modo convenzionale, quindi lavorazioni continue e soprattutto notate che c'è uno scalino tra qui e là, è molto più basso. Questo era lo stesso terreno, 20 anni fa questo era tutto un unico terreno, condotto nello stesso modo. In pochi anni, con conduzioni diverse, quindi qua noi abbiamo fatto una conduzione conservativa e rigenerativa, lì è stata fatta una conduzione estrattiva, che vuol dire che lì è stato lavorato e pensato solo a portare frutto nel breve periodo, e con le continue lavorazioni si è persa 50 cm di terra buona, perché quei 50 cm sono andati per liscivazione, per erosione nel fosso e arrivati poi a depositarsi sicuramente da qualche altra parte. Ora sono un po' di anni che abbiamo convinto il confinante a condurlo in modo biologico e conservativo, e tanto è vero che vedete che sta ricrescendo sotto molta erba. Non la stanno lavorando continuamente come era prima, ma non lavorano più il terreno, al massimo tagliano un po' di erba, e questo qua è il risultato di un terreno che da pochi anni è condotto in modalità biologica. Ora vi farò vedere sopra uno che invece è da tanti più anni che è condotto in modalità biologica, e uno, quello che ci siamo passati poco fa, che è in convenzionale, quindi che vedete la differenza già delle erbe, che lì ci sono poche erbe e sono tutte di un tipo. Qua invece c'è molta più copertura e varia. Qui da noi, dove siamo noi, che sono da 15 anni che lo conduciamo, questo c'è una varietà e una quantità di erba infinita rispetto a quello che abbiamo visto finora. Quindi era per farvi vedere quanta differenza di terra c'è qui rispetto a lì, quanti sono tonnellate e tonnellate di terra fertile che se n'è andata negli anni passati. Questo purtroppo non ritornerà, qui ci vorranno secoli per ritornare a quello che poteva essere roba di 15-20 anni. Un noccioleto convenzionale, quindi condotto in modo convenzionale. Questo lo lavorano continuamente e contrastano l'erba, perché hanno paura che l'erba vada a sottrarre sostanze alla nocciola, e facendo così creano però invece una desertificazione e un aumento di quella che è l'evaporazione dell'acqua. In questo caso il sole batte sul terreno e fa uscire l'evaporazione, quindi questo favorisce purtroppo lo spreco di acqua in questo caso, perché le nocciole poi vanno in sofferenza e vanno a irrigare per cercare di contrastare quella necessità d'acqua delle piante, quindi sottraggono ancora di più acqua. E qui sotto guardate quanta fertilità c'è. Adesso questo lo cerco di toglierlo. Esatto, se lo prendi da sotto no. Allora, qui sotto le foglie diventano pacciamatura, diventano sostanza organica, diventano concime. Il cardo fa solo che migliorare. Quest'angolo dove c'è questo cardo, il prossima stagione sarà ancora più ricca delle altre parti vicino, proprio perché ha fatto la sua azione fittonante con la radice. L'ha scavato sotto, ha scavato sotto, l'etera, ha creato un foro che respira e quindi fa interscambio tra i vari strati del terreno, perché la sua radice arriva per 30 cm sottoterra, pure di più, perché questa è una pianta grande, in questo caso attento. E qui sotto guarda quanti insetti che stanno lavorando, che ce ne sono tantissimi, e che qui questa terra, guarda com'è umida, morbida, friabile, e qui quindi crescerà una marea di erba in più rispetto a quello che c'era prima. Lo senti pure quanto è ricco. E lì vicino poi quello che c'è la parte della radice, se togli la radice vedi proprio il buco che rimane, che rimarrà adesso a fine della stagione, perché d'inverno questo marcirà tutto quanto e rimarrà il buco solo della radice. E questo è stato grazie perché a tutti i microrganismi che ci hanno lavorato dentro, sotto, e questi hanno fatto la fertilità di questo pezzo di terra, che ci sono ancora tantissimi insetti. Questo è il valore aggiunto, cioè questo è l'oro marrone, la cacca delle mucche è oro marrone. Le mandrie fanno sempre avanti, non ritornano indietro perché vanno sempre in avanti e poi ritornano su quel pezzo che hanno già pascolato e concimato con le loro cacche
a distanza di mesi. E questo è quello che noi facciamo, simuliamo la stessa cosa con le nostre mucche, e quindi i pascoli li gestiamo a parcelle. Vengono suddivisi in tutti i pezzetti proprio perché le mucche devono ritornare in questo pezzo quando l'erba è cresciuta, in modo che l'erba è sempre forte e può continuare a crescere sempre di più, e ogni anno sempre più forte. Che se viene pascolata male, e molto spesso con il pascolo brado nelle nostre zone purtroppo viene gestita male, perché si ripascola sull'erba che sta crescendo e quell'erba lì viene indebolita, perché se tu la mangi ogni volta che sta crescendo non riesce ad incamerare tramite la fotosintesi le forze, le energie e le sostanze necessarie per rafforzare le radici. Quindi ogni volta si rallenta e si indebolisce la radice fino ad arrivare che scompaiono. Quindi quello che noterete in questi prati è che c'è una moltitudine di erbe, proprio perché sono tenuti gestiti in questo modo, per portare e lasciare a voi per il futuro una possibilità di coltivare, perché se noi non facciamo questo tipo di agricoltura voi non trovate neanche quello, perché ci sarà sempre più povertà di terreni come ricchezza del terreno, quindi come sostanze, ci sarà sempre meno sostanza e sempre più necessità di usare concimi chimici, che però i concimi chimici sono squilibrati, non sono completi, equilibrati come fa la natura. Quindi in quel caso purtroppo ritroveremo che tra 10 anni non ci sarà più l'agricoltura, ma dovremmo essere solamente sostenibili con l'idroponica e nient'altro più, perché i terreni non saranno più fertili. In agricoltura abbiamo questa responsabilità, quello che noi sottraiamo lo sottraiamo per sempre. Quindi non va fatta un'agricoltura estrattiva, va fatta un'agricoltura di base conservativa, quindi deve essere equilibrato. E poi chi fa quella rigenerativa è un valore aggiunto in più, perché stiamo lasciando sicuramente qualcosa di meglio alle generazioni future. E poi altra cosa, se notate, il terreno toccatelo, lo sentite fresco, perché l'umidità qui si mantiene con la copertura dell'erba. Dove non c'è erba ma c'è terra, la sentite, è già polvere. È terra che purtroppo perde umidità, perde l'acqua, perde la vita. Quindi la copertura dell'erba è fondamentale per il mantenimento della vita.